Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi porto sul canale il secondo video sul salto, quindi argomento gustoso, video con molta action e quindi la volta scorsa avevamo affrontato il glossario e le tecniche di salto per come imparare. Questa volta faremo le tipologie di salto, quindi ricordo che stiamo proseguendo la scaletta della live che abbiamo fatto insieme a Max Bianconcini circa un anno e qualcosa fa, e quindi proseguiamo questo lavoro perché ho piacere di riproporvela più completa, aggiornata e divisa per punti, visto che purtroppo qui sul canale YouTube ha fatto pochissime visualizzazioni, mentre su Facebook abbiamo 10.000 visualizzazioni. Quindi ragazzi, partiamo subito con le tipologie di salto e attenzione, chi non avesse visto il primo video, quello sulle tecniche per imparare e sul glossario, vi metto il link in alto. Quindi ragazzi apparirà in questo momento e andate a vedervi prima quello e poi guardate questo. Bene, andiamo a vedere. Pronti? Partiamo subito a bomba con la prima distinzione grandissima per quanto riguarda i salti, sia nel mondo RC che nel mondo del cross e del supercross. Esistono salti landing e no landing, quindi salti che hanno una rampa dove si può atterrare e salti invece che non hanno rampa, quindi si atterra direttamente sul piano. Quindi, a seguito di questo, partiamo subito con la prima tipologia di salto che è denominata roller. Userò anche in questo video terminologia inglese perché deriva appunto dal supercross americano, motocross americano, quindi viene meglio utilizzare i termini inglesi. Vedrete che non saranno difficilissimi. Prima definizione, il roller. Che cos'è il roller? Il roller è semplicemente una montagna o un cumulo di terra dove praticamente non conviene neanche saltare, ma conviene semplicemente copiarlo. Da non confondere assolutamente con il single. Single jump è un salto singolo, c'è pochissimo da dire, è una sola rampa e quindi il single è sempre no landing. La seconda tipologia di salto è il tabletop, che è quello che noi chiamiamo panettone. Semplicemente un parallelepipedo con una rampa di salita, un piano e una rampa di discesa. Questo è il salto più facile dove si può fare pratica perché si può chiudere tutto, quindi atterrare direttamente sul landing e sulla discesa, oppure semplicemente appoggiarsi sopra a diverse distanze, quindi o corto, o medio o lungo, e poi scendere la discesa. Quindi questo saranno i salti più facili per imparare, il single e il tabletop. Chiaramente il single sarà un salto diciamo abbastanza semplice perché non ha appunto mai rampa d'atterraggio e quindi si atterra sempre sul piano dopo il salto, mentre nel tabletop riusciamo a sfruttare una discesa, quindi a imparare ad atterrare sul landing oppure montare sopra e poi scendere. Un'altra tipologia di salto è il famosissimo double, quindi il salto doppio, semplicemente due salti intervallati da un gap, quindi un salto dove si salta, un salto dove si atterra e nel mezzo abbiamo un gap. Quindi se lo copiassimo dovremmo fare un primo salto, gap, secondo salto. Passiamo adesso al triple, che è il triplo salto, quindi 3 salti, 2 gap, uno in più rispetto al double, un salto in più, un gap in più. Qui ne vediamo tantissimi esempi sulle nostre piste e anche voi infatti state vedendo gli esempi che ho portato e spero vi stiate divertendo.
Successivamente passiamo al quad, quadruplo salto. Qui abbiamo veramente pochissimi esempi perché è molto difficile da trovare, soprattutto se si parla di un quadruplo salto dove si fa big air, quindi dove si va molto in alto, però un esempio sono riuscito a trovarlo, guardate. Successivamente abbiamo altre due tipologie di ostacoli in pista che vengono raggruppate appunto fra i salti, le whoops e le wave. Che differenza c'è tra le whoops e le wave? Che le whoops sono tanti salti in successione ma con la punta ispida. Quindi sono tanti piccoli, diciamo, tra virgolette, montagne fatte a triangolo dove praticamente bisogna galleggiarci sopra, non potendo praticamente in quasi nessun modo copiarle, a meno che non si vada a velocità talmente basse che si sta passeggiando. Quindi ricordatevi, le whoops non si possono copiare, le whoops si possono soltanto affrontare galleggiando da cresta a cresta, da un salto a un altro. Mentre le wave sono pressoché identiche, soltanto che sono fatte da cunette con la punta tonda. Quindi in questo caso si può passarci anche a velocità molto più basse. Chiaramente quando si tratta di whoops è obbligatorio avere timing per affrontarle, mentre le wave si riesce anche con meno timing e anche i meno bravi riescano comunque vada a poter massimizzare o comunque a creare un passo di gara senza, diciamo, particolari problemi. Successivamente abbiamo lo step up. Che cos'è lo step up? Lo step up è un salto dove il punto di take off è più basso rispetto al punto del landing. Quindi si atterra in un piano più alto rispetto al take off. Abbiamo anche qui vari esempi, sono salti solitamente molto spettacolari, guardate un po'. Al contrario dello step up abbiamo lo step down, quindi dove il take off è in un punto, in un piano più alto rispetto al landing. Quindi anche in questo caso abbiamo diversi esempi in diverse piste e merita appunto di guardarli perché anche questo è un salto molto spettacolare. Successivamente abbiamo un salto presente in diverse piste qua in Italia, mi viene in mente subito IBR, San Potito, che noi italiani volgarmente chiamiamo camel, ma in realtà gli americani chiamano ugualmente step up. Il camel è appunto un nome dato dalla forma di questo salto, fatto come una gobba di cammello. Se guardate i video capirete subito a cosa mi sto riferendo. Passiamo adesso a un salto che in realtà è più una section, quindi un insieme di salti, e mi sto riferendo all'option. Normalmente l'option ha un take off, un punto che è similare a un panettone, che può avere o nella fase terminale del panettone un altro take off che ci consente di saltare un altro salto successivo, oppure può essere fatto a conca in modo da permetterci, saltando dal primo take off nella parte iniziale dell'option, che ci possa funzionare da rampa per saltare il salto successivo. Anche qui abbiamo diversi esempi, probabilmente non sapevate che si chiamava così, guardate. E l'ultima definizione che voglio darvi è un salto che in realtà io nel mondo RC non ho praticamente mai visto. Quindi se avete trovato qualche salto di questo tipo scrivetelo immediatamente nei commenti perché lo voglio andare a vedere. Ho fatto diverse ricerche ma non sono riuscito a trovare niente di simile. In realtà nel Supercross esiste e quindi vi voglio passare la definizione. Anzi, chissà che magari non serva da ispirazione a qualcuno che vuole fare una pista. Questo tipo di salto si chiama Dragon Back. Prende il nome appunto dalla schiena del drago che ha appunto le punte ed è fatto tipo una scala, soltanto che non si salta dal primo take off direttamente
all'ultimo gradino della scala, ma si fanno via via i vari gradini, quindi 2, 3, 4 tempi a seconda di quanto è lungo questo Dragon Back. Spero di avervi reso l'idea, ma non ho trovato assolutamente esempi per potervi far vedere che cos'è. Bene ragazzi, dopo quest'altro po' di action, io sono arrivato a conclusione anche del video di questo mercoledì. Mi raccomando sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace e se arriviamo a 200 like vi faccio un regalo grande. Credetemi, vi faccio un regalone. Quindi ragazzi, 200 like. Se ci arriviamo, regalone. Ci vediamo ragazzi al prossimo video. E come sempre, qualunque cosa, scrivete nei commenti le vostre idee, i vostri suggerimenti, datemi aiuto sui prossimi video da fare, anche se in scaletta ne ho veramente tantissimi. E come sempre, se volete farmi qualche domanda, commenti ancora una volta, pagina Facebook, Instagram, ftghesi_rc e ovviamente attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Alla prossima, ciao!